Ma... Per davvero. No, take your time. Ciao ragazzi, sono Elissa, non Elisa, e oggi sono con... Professor Monty. Ok, lui ha un canale nuovo, quindi se volete andare a iscrivervi al suo canale, non mi dispiacerebbe, non ci dispiacerebbe. Oggi parliamo delle cose che ci manca dal Canada. Quindi, cosa ti manca dal Canada? Forse cominciamo con qualcosa di te. Di me, io sono italo-canadese, come lei, e sono qua in Italia, insegno l'inglese in Italia, mi piace il calcio, l'hockey, queste cose, lo sport. Quindi aspettiamo la gente, se vi fermate ti giuro. Quindi parliamo delle cose che ci manca dal Canada, perché siamo tutti e due canadesi e siamo venuti qua. Io sono venuta qua neanche un anno e mezzo fa, tu? Un anno circa. Un anno fa. E prima sei sempre stato in Canada, giusto? Sì. Non lo so, dopo un anno forse abbiamo un po' di cose da dire. Il Canada è meglio, l'Italia è meglio, che gli italiani dicono sempre che quanto è bello il Canada, voglio andare in Canada. Vediamo se c'è qualcosa che ci manca. Per me la prima cosa che mi viene in mente è fare la fila. Quello mi manca. Il fatto che al negozio, sì, il fatto, beh, ovviamente al supermercato, queste cose. Sì, beh, al supermercato c'è la fila, solo che a volte tipo se vai in un bar o non so, sì, non c'è la fila, sì. Non c'è la fila, non è molto organizzato, quindi sicuramente l'organizzazione in Canada, scusa, mi piace, perché almeno le cose funzionano. Questo non mi dà fastidio. No, perché? No, perché non lo so, non mi dà fastidio. Le altre cose come pulito il Canada, questo mi manca. Sì. Ma la fila, queste cose, no. Sì, dipende dal posto però, perché infatti parlavamo prima, dicevamo che a Roma, perché io non vivo a Roma, però lui vive a Roma. Siamo a Roma in questo momento comunque. È abbastanza sporco, devo dire, fuori, spazzatura, perché, tipo a caso, anche qua qualcosina c'è. Non è il posto più pulito al mondo, diciamo, almeno fuori. Dentro casa, abbiamo detto prima che in Italia le case sono molto più pulite dentro, però fuori è un po' sporco. Questa è una cosa che non mi piace, perché specialmente perché Roma è una città così importante, così bella, così storica. Tipo, sì, esatto, è tipo i romani hanno camminato su questa terra, è una cosa fantastica. Mi dispiace che non è più pulito. Sì. Anche a me. Ma devo dire che gli italiani a casa è molto pulito. Sì. È molto almeno pulito. Quello. Sì. Ma in Canada dipende, perché le case, dentro casa, questo quindi è il contrario in Canada. Sì. Fuori è molto pulito. Sì. Dentro casa invece dipende dalla famiglia, dipende dalla persona, perché se vieni da una famiglia come le nostre, tipo italiano, oppure vabbè di una cultura mediterranea comunque, dentro casa è molto pulito. Però a volte se vieni da altre culture, ok? A volte non è molto pulito dentro casa. Non c'è questo vergogno. Non si vergognano? No. Come mia mamma, quando qualcuno viene a casa nostra, se non è pulitissimo non possono venire. Sì, infatti. Ma in Canada non è così. Esatto. A parte a casa mia. Comunque questa è una cosa che mi manca, il fatto che fuori è sempre pulito. Che altro? Io lo sport, mi piace il calcio, così ci sono tifosi, c'è questo, non c'è questa cultura di calcio, anche se in Canada non c'è. Allora, questo... Aspetta, stiamo parlando delle cose che... Sì, sto dicendo che questo meglio in Italia, però mi manca l'hockey in Canada, perché in inverno possiamo uscire, so che non te ne frega di questo, però sì, puoi uscire, ci sono tanti posti dove puoi pattinare, giocare a hockey, quando nevica, quando vai, anche il giorno di Natale puoi andare, è bellissimo. Sì. Questo mi manca. Sì. Non mi manca il freddo però, devo dire che non mi manca il freddo per niente. Ma quando nevica è bello, no? È bello, è bello. Quando non devi soffrire del freddo, nel senso quando sei dentro casa. Sì, però secondo me le case qua sono più... Le case fanno schifo! Questa è una cosa importantissima. Le case in Canada sono
come si dice, ben chiuse, non so come si il dice. riscaldamento c'è sempre, sì. Riscaldamento, l'aria condizionata, almeno a casa mia, almeno nelle case nuove, è una cosa che è sempre acceso, rimane sempre alle stesse temperature, tipo sempre 23 gradi circa. È sempre così. In Italia? Qua è un disastro, perché io sono... Ok, quindi se fa caldo fuori non mi dà fastidio. Io torno a casa quando fa freddo o quando fa caldo, torno dentro casa e la temperatura quasi sempre perfetta. E questa è una cosa che mi piace, perché qua è caldo, fuori va bene. Quando entri dentro casa devi sempre stare nel caldo. Ed è umido perché c'è una vespa. Quindi le case sono fatte molto bene in Canada. Perché fa freddo? Sì, il mio appartamento, quello è un caso comunque, però tiene sempre il caldo. E quindi anche d'inverno io ho sempre freddo e poi d'estate ho sempre caldo. Invece in Canada entri e è sempre a posto. Quindi, non entrano le bestie, perché a casa mia, se mi seguite su Instagram, sapete che entrano le vespe, tipo i vermi, è successo una volta, ragni, tutto tipo di bestie, tutti. Questa è una cosa che non mi piace, entrano sotto la porta, quindi le case in Italia, almeno gli appartamenti dove ho vissuto io, non mi piacciono, no. Perché sono anche molto, questo mi sa che è anche un caso, però tutti e due gli appartamenti che ho avuto sono sempre molto polverosi, anche se pulisco sempre, in un secondo, tipo è vero, io pulisco anche a casa mia. La scrivania ogni cavolo di giorno devo fare, perché sennò c'è la polvere. In Canada no. Quindi è diverso, sì. Però un'altra cosa delle case in Canada, perché non sono fatte come qua, il wifi funziona, a volte qua non funziona quando entri a casa. In una frase, l'internet in Italia fa schifo. Tutto qua fa schifo. Però dobbiamo dire che è meno caro qua. È meno caro. Allora, oddio, per il telefono è molto costoso in Canada. Oddio, tipo $50 al mese per una cosa semplice. Di più, anche di più, sì. Semplice sì. Per questa tipo una giga, $50 canadesi, che sarebbero tipo 30 euro. Meno, perché il dollaro canadese fa schifo adesso. Ah sì? Cosa hai detto? Fa schifo? Cosa mi manca? Beh, ovviamente il fatto di avere la mia famiglia e i miei amici, tutte queste cose vicini a me. Direi che non sono pronte per tornare. Tipo, se dovessi tornare adesso in Canada per vivere, non sarei pronta. Non sono soddisfatta ancora. Non lo so, mi piace l'Italia. Ci sono delle cose che mi danno fastidio. Comunque dobbiamo dire, perché so che ci saranno commenti dicendo ma perché sei in Italia se non ti piace? Amo l'Italia. Infatti ho un video di 20 minuti perché amo l'Italia. Mi sa che anche tu hai un video è vero? Anche lui ha un video su tutti i motivi per cui ama l'Italia. Quindi noi amiamo l'Italia. Però ci sono sempre delle cose negative di ogni posto del Canada e dell'Italia, quindi volevo solo dire quello, perché non voglio leggere commenti in cui dite che a noi non piace l'Italia, perché non è vero. I prodotti, questo è più una cosa da donna, penso, però riuscire a trovare i prodotti che vuoi, perché qua io devo se io voglio una cosa un po' particolare lo devo ordinare online, e questa è una cosa che è un po' fastidiosa, perché anche in Canada a volte non puoi, perché forse lo puoi comprare soltanto negli Stati Uniti, quindi succede anche da noi un pochino, però in generale le cose sono disponibili, diciamo, negli Stati Uniti e in Canada, quasi tutto quello che vuoi. Ovviamente prodotti buoni, cibo, cose così d'Italia, no. A volte sì, però sto parlando più di tipo prodotti per i capelli o cose così, che sono molto difficili da trovare. Oppure non esiste. Questa è una cosa che personalmente mi dà fastidio, perché io ho la pelle sensibile. Per una persona normale forse non è una cosa così fastidiosa, però per me è un po' fastidiosa, quindi questa è una cosa che mi manca. A me non... Sei un uomo, non è... Il succo, questo mi manca in Canada. Perché? Perché qua non c'è questa cultura di bere il succo. Abbiamo una cultura di bere il succo? Perché? Penso di sì. La mattina lo bevi, no? E qua non posso trovare quello che mi piace. Tipo cosa? Anche per i smoothie frullato. Quelli sono buoni in Canada. Sì. E io compro sempre
la frutta gelata, come si dice? Ah, congelata. Congelata, però non c'è cosa, la frutta congelata? Sì. Sì, è vero, infatti io volevo fare un frullato comunque e non c'è sempre... cosa dicevamo prima del sole che ha deciso di darvi fastidio? Allora, il frullato, sì, la frutta congelata. E quindi in Canada prendo, come te, prendo la frutta congelata, perché forse non c'è sempre la frutta esotica, diciamo, tipo ananas o mango, cose così. E mi piace mettere, ma anche cose semplici. Di bosco. Sì, ma anche tipo le fragole. Io ho trovato, però l'ho comprato, sai cosa ho letto? Come si dice? Like on the back. Sul retro. Sì, esatto. Devi farlo bollire. Cosa? La fragola? Tipo, no, era frutti di bosco, penso. Sì. Ma era tipo per una torta. Scusa, per una crostata, penso. Sì. Era tipo per far quello. Quindi questa è una cosa, è vero, è una cosa un po' a caso, però è un'altra cosa che non c'è. Ok, visto che abbiamo finito di parlare delle cose che ci manca dal Canada, adesso parliamo se è stato difficile per noi, tipo integrarci. Non so se esiste. Integrarci qua in Italia. Non lo so, cosa ne pensi? È un po' difficile. È un po' difficile perché sei sempre straniere. Sei sempre il canadese, questo. Anche questo esiste in Canada, sì. Non è una cosa che mi dà fastidio. No. Perché io, sai cosa? Ogni posto che vado mi ricordano sempre. Perché io sono quella canadese. Sì. Tipo io se dico ciao, sono Elissa. Ah, Elissa, ma come fai a ricordarmi? Tipo la fisioterapista un anno fa l'ho visto e ha ricordato tutte le cose che gli avevo detto. Ma come? Come fai? Forse lui è così con tutti comunque. Per me non so se l'ho trovato così difficile in Italia specificamente, tipo quando ho vissuto in Australia, lì era molto difficile e non me lo aspettavo perché sono madrelingua inglese, quindi pensavo non sarà così difficile, invece era molto difficile. Ho fatto tipo un amico solo alla fine prima di andare via. È sempre così. Esatto, tutto l'anno ero da sola, non era un periodo molto bello per me. Qua mi piace in Italia molto di più. Tipo un pochino mi sento diversa solo perché non sono madrelingua, quindi ovviamente sono canadese, quindi non è solo che mi sento diversa, ma sono un po' diversa. Sì. Ma ti piace? Però non è diversa in modo negativo. È diversa, tipo fanno le domande, sono curiosi, non è mai stata un'esperienza negativa. Quindi era difficile trovare persone all'inizio, che ho passato un periodo in cui mi sentivo sempre sola, così, non si sa perché, ma adesso va molto meglio comunque, adesso sono molto felice. Però ho trovato 2 amiche, ciao Federica e ciao Caterina, se state guardando, ma così sono felice, tipo avere tanti amici. Devi avere il tuo gruppo. Sì, è difficile quando i gruppi sono già fatti, tipo è difficile entrare in un gruppo di amici. Non è stato difficile anche ma hai detto che era difficile per te? È difficile. Ok, la domanda è sempre difficile. È difficile come essere considerato italiano, come che fai parte della società. Certo, quello un pochino. Alla fine non siamo italiani, quindi è anche diciamo giusto. Ok, visto che abbiamo finito di parlare, che è un miracolo, perché se questo video dura meno di 15 minuti è un miracolo. Comunque, grazie di aver guardato questo video. Se volete andare sul canale di Professor Monty, andate a iscrivervi, perché lui ha appena cominciato il suo canale poco tempo fa. Quindi se riusciamo a farlo arrivare a 1000 iscritti, sarebbe bello. Se volete, lui fa video su insegnare inglese, tipo molto simile a quello che faccio io, quindi forse siete interessati. Grazie. Prego. Adesso ho un nuovo amico a Roma. Se avete mai vissuto all'estero, fateci sapere cosa vi manca del vostro paese, dell'Italia, se sei italiano oppure se sei, non so, di un altro posto, perché siamo curiosi. Mi piace leggere i commenti. E se sei andato in Canada anche. Sì, e se siete andati in Canada. Io leggo tutti i commenti e rispondo a tutti se non sono strani, però rispondo a quasi tutti i commenti, quindi mi piace fare un po' di conversazione con voi, e mi sa che tu forse lascerai qualche commento, e niente, andate sul suo canale a vedere il video che abbiamo fatto insieme e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Madam,
and sir. Allora, potete andare a... ah, Yeah,